Ecco, allora, ben arrivati a tutti. Es- Benvenuti. esatto, siamo qua con Sara, scusate, siamo tutte e due un po' ammalate, quindi ci sentirete questa voce un po' raffreddata. È quello che si può, vero? È quello che c'è, come si Esatto. dice in Spagna, si dice è ciò che c'è, e quindi è ciò che abbiamo. Intanto, oggi vi vorremmo dare un po' questa visione spirituale di tutto l'anno 2023 da un punto di vista astrologico, nel senso che la nostra astrologia, sebbene si appoggia su concetti astrologici e anche canalizzando alcune informazioni, che viene anche vista in modo spirituale, viene visto l'anno, giusto Sara? Esatto, esatto, quindi dando molto spazio a ciò che accade dentro di noi, sia a livello personale che a livello collettivo, quindi allo spazio interiore e al senso che i transiti hanno, soprattutto più che magari concentrarsi su che cosa porteranno di concreto, no? Sì, più che sull'aspetto pratico, che questo si vede in tanti altri incontri, tra l'altro molto interessanti, noi ci appoggiamo sulla parte spirituale che i pianeti ci chiedono di sviluppare, di rendere consapevoli. E allora, dando inizio a questo, vi vogliamo raccontare che da un certo punto di vista tanti pianeti superiori e sociali come Saturno e anche Nettuno e Plutone sono in segni ormai di chiusura di ciclo, e questa chiusura di ciclo indica come se tante cose nella vita di tutti noi, no, stanno concludendosi, e anche da un punto di vista sociale, da un punto di vista globale. E quindi è un grandissimo momento di chiusura, dove in realtà gli unici pianeti sociali e transpersonali che sono in segni di apertura sono Urano, che già lo è da un po' di anni e che è nel segno del Toro, quindi è all'inizio, generando questa ristrutturazione materiale, no, di quello che è la nostra società. E da pochissimo, a dicembre, è rientrato Giove nell'Ariete, dando un grandissimo nuovo impulso a questo 2023, no? Un impulso di vita, di coraggio, di voglia e anche capacità di intraprendere quello che per ognuno di noi è il proprio scopo e la propria missione nella vita. Esatto, possiamo dire che nessun pianeta come meglio di Giove parla del progetto, della visione alta, del progetto più alto, della visione più alta, no? Che spesso parte dal personale per essere condivisa nell'universale, no? Perché più alto il nostro progetto, più è perfettamente intersecato come il pezzo di un puzzle nella missione, nel progetto collettivo. E questo Giove, che aveva iniziato già un anno fa a fare capolino nell'Ariete e in modo molto forte con quella congiunzione a Marte, adesso è entrato un po' in sordina, è tornato un po' indietro, era andato appunto di nuovo fino ad arrivare di nuovo nei pesci, per rilanciarsi in Ariete sempre di più, perché è come se appunto da quando ha rifatto capolino nel segno dell'Ariete, man mano che lui procede, no, in questo segno che attraversa completamente quest'anno e velocemente, fosse caricato da tante cose, dal fatto che ci sarà un insieme di pianeti nell'Ariete tra fine marzo e gli inizi di aprile, il Sole, Mercurio, Venere, Chirone e questo Giove congiungerà molti di questi. In più abbiamo proprio quasi
dalla fine di gennaio anche un altro aspetto importante di tutto l'anno, che avremo per 3 mesi, quindi proprio dalla fine di gennaio fino a tutto il viaggio del Sole in Ariete, soprattutto, tutti questi pianeti che diventano diretti, tutti i pianeti più importanti saranno tutti diretti, no? E questo è importante perché sempre c'è qualche pianeta che retrograda, no? E sappiamo, perché lo diciamo spesso, che la retrogradazione è un momento di introspezione, di revisione, di comprensione, di aumento di coscienza, dipendendo da che pianeta è implicato nella retrogradazione. Quindi nel momento in cui non c'è nessun pianeta retrogrado è il momento dell'azione, quanto mai. E quindi momento dell'azione per antonomasia, proprio nel momento in cui il Sole attraversa la costellazione dell'Ariete, con Giove nell'Ariete che fa uno stellium a più pianeti. Insomma, c'è tanta potenza in questo cielo, ma c'è tutta questa potenza a Giove perché, come ha detto bene Graziella, è uno dei pochi pianeti che sta iniziando un nuovo ciclo all'interno di un quadro complessivo crepuscolare di chiusura, no? E questo nuovo ciclo riguarda i nostri progetti. Non è un caso che mentre noi sentiremo forti nei nostri cuori e alti i progetti, senza paura, senza timore, terremo alti i cuori, avremo il desiderio di lanciarli oltre gli ostacoli. Questa è una sensazione bellissima, sia a livello personale, sia come singoli individui. Finalmente troveremo questo carbone per questa locomotiva personale, sia a livello anche collettivo, quindi perché come sopra così sotto questa cosa riguarderà un po' tutti gli individui e la collettività. Finalmente c'è questo desiderio di spingersi oltre, anche un po' fregandosene dell'impossibile, no? Un po' quasi un desiderio di esplorazione. Magari non solo il desiderio, ma anche la possibilità concreta, perché con tutti i pianeti che sono stati nei pesci, no? Hanno anche aperto tantissimo le porte dell'inconscio e delle future possibilità, no? È come che la visione, cioè, era amplissima e si pensava di poter fare tantissime cose, ma essenzialmente e concretamente si è perso un po' la bussola. Un po' tutti abbiamo perso la bussola, un po' per il periodo che è stato negli ultimi 2 anni, no? Ma un po' anche per tutta questa presenza planetaria che portava molto più alla chiusura e al desiderio verso tante altre cose, ma non alla materializzazione. Quindi certo che mette benzina, ma dà la possibilità concreta anche. Esatto, e la possibilità concreta è data da 2 fattori molto importanti. Da un lato, questo importante ingresso nel pesci, di cui parleremo bene nel dettaglio, proprio del suo significato, ok? E dall'altro da questo Plutone che entra nell'Acquario quest'anno, anche se entrerà solo a 0 gradi, poi tornerà ancora dietro, chiuderà il suo ciclo negli ultimi gradi del Capricorno, però il grado 0 è importantissimo perché è proprio un punto zero, quindi un punto di tabula rasa dove si creano infinite possibilità. E essendo Plutone il pianeta che indica il potere, dove cade il potere, in mano a chi è il potere, in questo momento il potere passa dal Capricorno, che è per antonomasia il governatore, chi ha potere di fatto, no? Cioè a chi è stato dato il potere riconosciuto, il potere costituito, riconosciuto, il governo, le borse, no? Nel nostro tempo, no? Il denaro, Il tutto denaro, quello che è di esatto. terreno, no? Tutto quello che è di Esatto. terra, giusto? Esatto, nel passato è stato il patriarcato, insomma, quello che la società riconosce come potente, no? Di fatto, ufficialmente. Adesso il potere entra tra le mani
dell'Aquario, che è il simbolo del popolo, del collettivo per antonomasia, dei gruppi, no? E quindi questo ingresso al grado zero ci dice che cosa? Intanto il grado zero non è un grado in cui si crea qualcosa di fatto, perché è un punto zero. Quindi possiamo dire che è un punto il momento in cui la lavagna viene completamente cancellata. Quindi un grande punto di inizio, perché se il foglio è bianco, io ho veramente una possibilità creativa potente, un punto potentissimo, però non dobbiamo immaginare che sia un punto appunto ricco di nuovi scenari, è un punto zero, un foglio bianco. Però a livello del potere, cosa significa questo? Che probabilmente tutti noi avremo la sensazione, no? Si dice che il re è nudo, si dice, cioè che i classici poteri non hanno più quella presa, non hanno più quella forza, non riescono più ad indicarci la via, la strada e a condizionarci. Quindi questo senso di libertà concreto, che si fa concreto, ma è ancora un assaggio, cioè di fatto prendiamo consapevolezza piena e concreta che noi possiamo liberamente sceglierci il nostro ruolo e fare il nostro gioco, dando potere a chi di solito non ce l'aveva, no? Sì, sì, e soprattutto è un assaggio intanto perché è in questo grado zero che a tanti piace, adesso si usa molto questo nome, è un portale, no? Quindi in qualche modo sta iniziando ad aprire, no? Le porte. Poi lo sappiamo, questo Plutone è un pianeta molto lento, il pianeta proprio che si lega, come ben diceva Sara, il potere, ed è un pianeta che è stato per ben 15 anni nel segno del Capricorno, no? E quindi il suo passaggio è sempre molto lento, molto, cioè deve fare un percorso molto profondo, no? È il pianeta proprio intimamente legato al segno dello Scorpione, che vuole capire in profondità e trasformare in profondità. E quindi entra nel segno dell'Acquario solo per 3 mesi, quindi ci darà ecco, questo foglio bianco, no? Però che dura poco e anzi che sembrerebbe che non vuole partire, no? Che torna indietro, perché il pianeta stesso tornerà indietro e solo nel 2024 riuscirà ad stare nel segno dell'Acquario per ben 9 mesi, perché ancora 3 mesi sarà nel segno del Capricorno, ancora sarà solo nel 25 che sarà stabilmente nel segno dell'Acquario. Quindi pensate come tutto questo, no, che vi stiamo raccontando abbia un percorso dove non è che ci possiamo attendere, questi 3 mesi capiterà di tutto, ma dobbiamo essere attenti perché marzo, aprile, maggio saranno mesi importantissimi che ci faranno vedere questa possibilità, no? Se siamo attenti, se apriamo questo senso molto anche intuitivo legato al collettivo e che appunto per questo secondo punto che parlava Sara, che è la presenza di Saturno a partire anche esso da marzo del 2023 nel segno dei pesci, potrà sempre di più rendere concreto, no? Questa nostra intuizione, questo nostro cogliere l'inconscio collettivo e portarlo verso al nostro inconscio personale, materializzare quello del collettivo che serve al personale in qualche modo. E Assolutamente. quindi è un periodo importante, un periodo ricco preparatorio, perché non pensate che vedremo tutta la storia, tutto il libretto, no? Con tutte le indicazioni, anzi potrebbe essere anche un periodo da un punto di vista
pratico confusionale, perché si perdono, no, i valori tradizionali per vari motivi, soprattutto per questi due ultimi che ha appena segnalato Sara, no? Plutone esce dai valori tradizionali del Capricorno, perché comunque il Capricorno è quello che è la cementatura, no? La sicurezza, quel senso sì di restrizione, ma allo stesso tempo di solidità che dà una società, no? Invece Plutone ha fatto di tutto per togliere tutto ciò che era marcio in queste società, e lo vedremo in questi ultimi anni tantissimo, perché i pianeti danno il massimo di loro negli ultimi gradi. È come che materializzano ogni cosa che hanno promesso. E quindi Plutone esce da questo segno saturnino di forma, e Saturno, che appunto è il pianeta della forma, il pianeta del Capricorno, perde i suoi anelli, perde la sua forza costruttiva, diciamo, e restrittiva, entrando nel sottile e terribilmente spirituale segno dei pesci. È vasto mondo dei pesci. Esatto, vastissimo, spirituale, non particolarmente materico, no? Ma molto legato all'inconscio. E quindi Saturno, in qualche modo, tutto quello che sono le entità, no? Le entità politiche, le entità proprio legato a governamentali, le cose tradizionali, no? Vanno a perdere la forza che hanno avuto negli ultimi anni. Esatto. Infatti noi avremo con questo transito di Saturno in Pesci qualcosa di molto speciale, perché da un lato si perderà la forma delle istituzioni che avevano forza e l'hanno sempre avuta, no? Storiche, appunto, a cui si era dato potere, forza, eccetera. Quindi c'è questa metamorfosi, questo perdersi, no? Perché Saturno è il simbolo delle restrizioni, del finito, dei limiti, entra nel mondo senza limiti, infinito dei pesci, dove tra l'altro c'è pure da un bel po' di tempo Nettuno, quindi ancora di più si disperde questa forma. Ma questo riguarda appunto la forma materiale, no? Concreta. Invece dal punto di vista della parte onirica, personale e collettiva, che è importantissima, e capiremo proprio in questi anni in cui Saturno va nei pesci l'importanza di questo aspetto della vita, che è stato veramente dimenticato, no? In una società materialista, capitalista, tutto come la vogliamo chiamare, però non proprio questo aspetto qua, no? Era proprio declassato, è tutto molto pratico. Invece, come abbiamo capito con Saturno nell'Acquario che sta finendo, ultimando il suo transito, l'importanza e il valore della libertà, anche se ne abbiamo tratto delle conseguenze opposte, cioè tutti ci siamo interrogati negli anni passati sulla libertà, no? Sentendone la sua assenza e sulla sua importanza, anche se alcuni di noi ne hanno tratto la conclusione che non va mai ceduta, e altri invece che in favore di determinati eventi collettivi va ceduta. Però tutti abbiamo mangiato questo piatto, no? E ne siamo usciti con una consapevolezza di quanto sia importante questo valore e di come non debba essere ceduto a caso, insomma, ci debbano essere delle motivazioni valide, perché è una cosa importante. E così come abbiamo imparato questo valore con il transito di Saturno in Acquario, impareremo il valore del mondo dei sogni, no? Del mondo onirico, dell'immaginario, che sta alla base poi del mondo inconscio, singolo e collettivo. È importantissimo perché senza una costruzione logica, Saturno nei pesci, di questo mondo, non esistono poi i valori della società, la costruzione della società. Qualsiasi società si basa su un mondo
di sogni collettivo. La società greca aveva tutto il mondo degli dei dell'Olimpo e molto delineato e molto definito, che creava la loro società di fatto, no? Quindi economica, sociale, culturale. La stessa cosa la società cristiana con i suoi miti religiosi, e poi dopo il capitalismo, persino chi una religione l'ha ripudiata, quindi pensiamo al comunismo, aveva un mondo ideale, no? Costruito sopra, ma irrealizzabile, ma che dettava i sogni e che erano il motore dell'azione sociale del comunismo, no? E delle rinunce collettive e delle conquiste collettive. Adesso sappiamo tutti che siamo in un momento di grande crisi di valori, dove addirittura non abbiamo più dato peso a questa importanza, no? Del mondo, del sogno collettivo e del sogno individuale. Aiutato anche Nettuno lì da un po' di tempo, che ci ha aperto da questo punto di vista, come diceva precedentemente Graziella, a prendere qualsiasi sogno per possibile come dire, io mi posso innamorare di qualsiasi cosa e relativizzare un po' tutto. Adesso procederemo invece dicendo no, seleziono, questo è il sogno che mi rappresenta, questo è il sogno che mi è utile per andare avanti, questo è il progetto che mette benzina al mio motore. Questo grazie a Saturno nei Pesci, a questo bel Giove nell'Ariete, è questo che si danno una mano. I sogni collettivi, i sogni personali che vengono finalmente disegnati insieme a questo sentire un progetto in un quadro in cui abbiamo Urano in Toro che chiede di rivoluzionare tutto il piano materiale, economico della società, e un Plutone che entra in Acquario ci dà questa sensazione forte di foglio bianco dal punto di vista del potere che passa in mani nuove, inusuali, inaspettate, no? E poi sì, come diceva Gra, questo Plutone tornerà indietro, ma è necessario per prendere consapevolezza finale di questo potere. Prima è come se avessimo la possibilità di dire: ma cavolo, questo potere è veramente in mano di tutti, no? È veramente una nostra volontà stabilire arbitrariamente a chi darlo, a chi non darlo, perché di fatto non ce l'ha nessuno se non lo decidiamo. Questo è l'ingresso di Plutone a 0 gradi in Acquario. Poi torna indietro, quindi chi sempre ce l'ha avuto se lo riprenderà, ma noi saremo consapevoli, perché quando torna indietro il pianeta, l'abbiamo detto prima, c'è consapevolezza. Quindi siamo consapevoli che sta tornando in mano a chi l'ha sempre avuto, ma perché noi glielo stiamo lasciando fare, e questo avrà dei cambiamenti enormi sia nel collettivo che nella nostra vita individuale, perché nella nostra vita individuale anche noi lasciamo il potere deliberatamente, senza saperlo, inconsapevolmente, a determinate persone e non a noi, no? A determinate persone e non al gruppo. Sì, ma a questo riguardo non ci saranno problemi, perché Plutone ci darà del gran tempo per fare questo passaggio di coscienza, no? Non è che dobbiamo attendere che per il fatto che è entrato nel grado 0, no? Che ci sta solo 3 mesi, tutti prenderemo consapevolezza, anzi saranno ben pochi, no? Saremo ben pochi quelli capaci di cogliere proprio questa apertura, ma nonostante quello Plutone ci starà per ben 20 anni nel segno dell'Acquario, quindi darà tantissime possibilità ed aperture, no? di queste porte. Sommato al fatto che volevo agganciarmi a un concetto che ha tirato fuori Sara, dell'inconscio, che proprio nella psicoanalisi si parla sempre che noi in realtà, nello stesso modo della quantità di cervello che usiamo, no? Il percentuale di cervello che usiamo è veramente poco, quello che è attivo sarà un 5, un 7% e tutto il resto non si sa che fa questo cervello. Nello stesso modo la nostra coscienza, quello che noi chiamiamo coscienza, è a dei livelli proprio tipo un iceberg, no? Dove solo si vede la punta,
e tutto quello che è sotto, no? È proprio questo inconscio che sempre di più diventi un pezzettino conscio, ed è questa la possibilità che darà Saturno, no? È come se tutta la parte dell'iceberg che è sotto, che non è che la vera motivazione dell'anima che incarna in questo pianeta, no? Il vero senso, la sua missione, è come se diventassi, grazie alla presenza di Saturno in un segno così impalpabile, ma allo stesso tempo così legato all'inconscio come lo è il segno dei pesci, darà questa possibilità a tutti noi di mettere a fuoco il proprio sogno, no? Quello che è il sogno legato alla vera essenza di ognuno di noi, perché c'è da dire che ogni cosa è possibile ed è bella, ma c'è una cosa che ci compete intimamente, e scoprirla è in qualche modo avere in mano quello che tutti noi desideriamo, che è la chiave della felicità, perché è la chiave dell'incontro con noi stessi, no? Con quello che è la nostra funzione. E quindi questo Saturno collocato, iniziando, perché Saturno ci starà per ben 2 anni e mezzo, quindi anche lui è un inizio nel segno dei pesci, assieme a, come ben diceva Sara, no, l'ingresso di questo Giove molto potente che farà la congiunzione tra l'altro con Chirone, e che nel momento che fa la congiunzione è anche in contatto con la Venere, no? Quindi anche se sarà un passaggio breve di un mesetto questa congiunzione, è come se permettessi di tirar fuori questa potente energia dell'Ariete pioneristica, no? Questa potente energia del primo raggio, capace in qualche modo di manifestarsi di più in questa terza dimensione, che non fa facile la manifestazione di energie superiori, perché comunque la terza dimensione è una dimensione di una certa densità che non permette manifestare nelle migliori qualità alcune tipologie energetiche, come per esempio la potenza costruttiva, ma da un punto di vista positivo, del primo raggio. Giusto, Sara? Assolutamente, assolutamente. E proprio per concludere, no, di quanto sia importante questo viaggio di presa di consapevolezza e responsabilità, no, di sapere che cosa dentro di noi vive, no? Questo Saturno nel pesci, del nostro mondo interiore, personale e collettivo. Pensiamo che questa è la chiusura del ciclo di Saturno, che è un pianeta che costruisce e dà forma alla nostra vita e anche alla vita sociale. E quindi significa che subito dopo questa fase che abbiamo appena descritto entrerà nell'Ariete, pianeta pionieristico, e metterà le basi per la costruzione di un nuovo tipo di società, di un nuovo tipo di forma, no, della nostra vita. E quindi non si può arrivare a questo se non si passa per questo aspetto importantissimo e imprescindibile, che è la presa di coscienza e responsabilità dei nostri sogni. Bellissimo, no? Che appunto va a braccetto quest'anno con questo bel Giove in Ariete, e con questo Plutone al grado 0, che è legato invece più al nodo, all'asse nodale, che è ancora Toro Scorpione per quest'anno, fino a luglio, e quindi avviene questo ingresso di Plutone al grado 0 momentaneo proprio col nodo ancora lì. Non è sicuramente un caso, dove abbiamo già Urano lì sul nodo, nel senso nello stesso segno, nel Toro. E quindi sicuramente questo discorso della rivoluzione, no? Che ci sarà un po' dei valori
economici, materiali, fino a che Urano non lascerà il segno del Toro, perché come dice bene la Gra, ogni pianeta ha i suoi tempi per darci il dono, siamo dentro questa rivoluzione, non è ancora ultimata. Sicuramente tutto questo accade un po' quest'anno, perché poi l'asse nodale da luglio si sposterà e quindi andremo sotto un karma collettivo e personale diverso, soprattutto collettivo, perché andrà ad essere nell'asse Ariete Bilancia, nodo nord in Ariete. Ma di Quindi, questo parleremo un po' più avanti, giusto? Quando si avvicinerà questo periodo, anche parleremo più avanti della presenza di Giove, no? Del cambiamento di segno di Giove che andrà verso il Toro. Insomma, non vi vogliamo neanche riempire la testa di tante idee e soprattutto di tanti transiti complessi, perché è un anno comunque ricco, no? Di tanti pianeti in cambiamento, in spostamento. Questo parla di molta ricchezza, di molte aperture. E quindi noi preferiamo di fermarci qua, ricordatevi di seguirci sul canale, che saremmo un po', siamo in cambiamento tra il canale no, Missione Anima e Agape, giusto che stiamo riunendo i canali, quindi mettete un like, seguiteci e vedrete che parleremo tutti i mesi anche di questi incontri, giusto, e di questi sviluppi spirituali e daremo anche il momento, un periodo di grandissimo cambiamento che capiterà sia già da marzo-aprile e soprattutto dopo con il cambiamento del nodo. esatto, perché noi non ci fermiamo a questo oroscopo spirituale annuale, non ci fermiamo qui, ma ogni mese facciamo l'oroscopo spirituale mensile e soprattutto sempre siamo pronte e aperte a degli approfondimenti quando il cielo cambia, come abbiamo appena detto, cambierà di significato in modo tale da necessitare un approfondimento. Quindi per rimanere aggiornati, mettete like alla pagina e seguiteci.